Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo la calamarata di polpo. Io non utilizzerò il polpo, ma utilizzerò i tentacoli di calamaro giganti. Prima di tutto perché? Perché innanzitutto il calamaro gigante, che poi è un totano gigante, è questo qua, è molto più economico, costa meno della metà del polpo. Poi in questo periodo storico il polpo è meglio che lo lasciamo in mare perché è l'unico vero antagonista del granchio blu. Mentre per quanto riguarda invece i totani e calamari giganti, questi ce ne sono proprio c'è un'abbondanza, anzi addirittura bisognerà iniziare a pescarne tanti perché sono veramente anche troppi. La ricetta che facciamo oggi si chiama calamarata di polpo, ma come vedete si può utilizzare anche il calamaro gigante. Ciuffi di calamaro giganti di questo tipo, quante volte li avete visti al mercato? Tantissimi, costano poco e sono buonissimi, fatti bene, fatti male non sono buoni. Calcoliamo 700-800 grammi, poi circa 500 grammi di salsa di pomodoro, questa anche l'ho fatta io in casa per quello che è un pochino più chiara, un pochino di prezzemolo, del peperoncino, uno spicchio d'aglio, la calamarata, quindi la pasta, che sono tipo sti mezzi paccheri tagliati ancora più piccolini, in forma di anelli di calamaro. Buona la calamarata. Potete utilizzare anche altri diversi tipi di pasta corta, ma questa con i bocconcini di polpo, perché poi la ricetta, ricordiamoci che più avanti, quando ci sarà tornato l'equilibrio in mare, la rifaremo col polpo sta ricetta, e allora questi bocconcini sono meravigliosi, ma non capirete neanche la differenza, fidatevi. Dopo vi racconto un aneddoto. Mezzo bicchiere di vino bianco secco, sale e pepe, e poi il magico, meraviglioso olio extravergine di oliva di altissima qualità. Questo, ragazzi, lo sapete, quello del mio carissimo amico Giuseppe. Accattatevi, che ne vale assolutamente la pena. Are you pronti? Allora cominciamo la preparazione. Oh yeah! Cominciamo dalla pulizia dei ciuffi di calamaro. Allora, la differenza col polpo a livello estetico è enorme. Allora, innanzitutto il becco, lo vedete, che è qui, è enorme, quello dei calamari. Si toglie in questa maniera e poi si butta via. Poi un'altra cosa da prendere in considerazione: all'interno dei tentacoli il polpo non ha niente, mentre il calamaro ha dei dentini, ok? Quindi bisogna lavarlo per bene per poterli poi eliminare. Poi gli occhi in questo caso sono già stati eliminati, il calamaro ha dei due occhi giganti qui. Poi qui c'è una cartilagine, ok? In questo punto, che da cruda è molto dura, però nelle lunghe cotture questa diventa tenerissima. Nella ricetta che facciamo oggi, questa parte del ciuffo non la della testa non la utilizziamo, perché la utilizzerò per fare un'insalata, quindi la metto da parte. E ora passiamo alla fase vera e propria di pulizia. Acqua, sale, abbondante sale grosso, ok? Poi prendiamo i ciuffi e glieli mettiamo all'interno dell'acqua con il sale e facciamo questo lavoro. È molto importante farlo, vedete come ha cambiato colore l'acqua, perché andiamo ad eliminare, sia che si tratti di calamari che di polpo, andiamo ad eliminare quelle che sono le parti di sabbia che sono ancora catturate dalla pelle, ok? Ma non soltanto, anche tutte le altre impurità. Vi accorgerete che dopo un po' inizierà a rilasciare una sorta di leggera bava, ok? Quindi che l'acqua comincerà a cambiare la sua forma, e poi pulendoli così per bene, mi raccomando, ricordatevi di passare per bene così la mano nei tentacoli, perché si eliminano i dentini, ok? In questa maniera. Guardate, dovevano essere puliti, eppure guardate l'acqua com'è sporca. Ora li risciacquiamo ed eliminiamo l'acqua. A questo punto dividiamo i tentacoli uno per uno e li facciamo poi in pezzettoni abbastanza grossi, guardate, perché ricordatevi che dopo la fase di cottura
diventeranno della metà, quindi dobbiamo più o meno fare della stessa dimensione della pasta, abbastanza grossi, così, ok? Il calamaro, come vedete, o il polpo, perché va trattato nella stessa maniera, è pronto. Ora passiamo alle altre preparazioni. Spicchio d'aglio, possiamo lasciare così in camicia e mettere all'interno della pentola, peperoncino al gusto, poi prendiamo proprio giusto un pochino di prezzemolo, la parte extra di prezzemolo la utilizzeremo nella parte finale della preparazione, però un pochino, poco di prezzemolo, anche quella parte con i gambi teneri, fini, tritiamo bene il tutto. Quindi, dato che dobbiamo fare un sugo, mettiamo spicchio d'aglio, un pochino di prezzemolo e il peperoncino, olio extravergine di oliva per coprire per bene il fondo, e cominciamo così il soffritto. A questo punto scoliamo per bene il polpo o il calamaro e lo inseriamo qui all'interno. Guardate come si arriccia subito, guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Tenete il fuoco bello vivo, mi raccomando, in questa fase di cottura, perché deve tornare velocemente a sfrigolare. C'è un profumo, ragazzi, che fa veramente paura, mamma mia. Mi raccomando, quando l'avete lavato con il sale poi risciacquatelo bene per eliminare, perché altrimenti poi, se vi rimane del sale attaccato, sciacquatelo molto bene, poi dopo vi risulterà salato. A questo punto mettiamo subito un pochino di sale, poco, però lo mettiamo, poi lo regoliamo nel finale. Aggiungere anche un pochino di pepe. Queste sono quelle ricette così semplici, buone, che però fatte in modo corretto ti danno tante di quelle soddisfazioni che non hai neanche idea. Cioè, comunque io sto utilizzando il calamaro, però vedete, voi questa ricetta uguale, precisa, identica, la fate con il polpo, per quello che l'ho chiamata calamarata di polpo. Guardate che sta rilasciando la propria acqua, ha iniziato a bollire, quindi a questo punto mettiamo subito il vino bianco, così gli diamo quella nota acida ed eliminiamo quei possibili difetti. Teniamo il fuoco bello vivo in questa fase. Guardate che questo mi è rimasto intero. Lo lasciamo intero perché poi lo utilizzeremo come decorazione del piatto, ok? Ora che la parte alcolica del vino è evaporata, aggiungere la salsa di pomodoro. Quindi mettere il coperchio e portare velocemente ad ebollizione. Quando avrà raggiunto l'ebollizione, cuocere per 45 minuti. Gli ultimi 5 minuti regolare con il sale. Ci siamo, il sugo è pronto, spegnere il fuoco, guardate che meraviglia, c'è un profumo, ragazzi, che fa veramente paura. A questo punto si può eliminare lo spicchio d'aglio perché ha fatto egregiamente il suo lavoro, se poi lo volete glielo lasciate. Intanto io comincio a preparare la pasta, l'acqua bolle, quindi sale, e caliamo la pasta. Ora prendo un po' di questo sughetto che lo faccio ridurre in padella, la quantità che mi serve per condire questa pasta, quindi per fare la calamarata. Poi quello che avanza lo posso tranquillamente congelare, si riscalda ed è assolutamente pronto. Il sugo di polpo, così come l'abbiamo fatto oggi, che si può fare, come vi ho detto, anche con il calamaro gigante o con il totano gigante, ma anche con i calamari normali, è un qualche cosa di spettacolare. Si può fare anche, per esempio, con la seppia, tagliata a cubetti, si mette la seppia, si segue lo stesso procedimento e il risultato che otterrete è un qualche cosa di meraviglioso. Le persone crederanno che è polpo, perché vi racconto un piccolo aneddoto. Quando
ero all'ambasciata qualche anno fa e ho fatto una cena, avevo ovviamente preparato il menù e avevo messo insalata di calamaro. Quando avevo fatto l'insalata di calamaro, fra l'altro ho fatto la videoricetta, vi metto qua sotto il link in descrizione, la gente credeva che era polpo perché era il calamaro gigante e mi hanno detto: caspita, meno male che hai sostituito l'insalata di calamaro con il polpo. Non ce l'avevi detto nel menù che c'era anche il polpo, in realtà era calamaro gigante. E vabbè, un piccolo aneddoto. Guardate questo sughetto, che meraviglia che è, vedete che lo sto facendo ridurre per bene, la pasta si sta cucinando, fra un po' ci siamo anche con la pasta. Guardate che spettacolo, wow. Ci siamo, la pasta è pronta, si tiene bella al dente, così che mantiene bene la sua forma, la scoliamo per bene, poi voilà, all'interno della padella. Saltiamo bene il tutto. Che meraviglia, ragazzi, guardate che spettacolo, la calamarata di polpo, ma che cosa non è. Spengere il fuoco e mettiamo l'ultimo ingrediente, una bella spolverata di prezzemolo tritato fresco e voilà, andiamo dunque ad impiattare. E va bene ragazzuoli, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online trovate i miei libri, La cucina per tutti e l'arte del buon mangiare, ebbene yes, e che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze, basta che scrivete un ingrediente, vengono fuori tutte le ricette fatte con quell'ingrediente, c'è un motore di ricerca che lavora per voi. Andiamo dunque ad impiattare, ebbene yes, guardate, saltiamolo ancora un attimino. Il profumo di mare che ha questa preparazione è veramente disarmante. Allora iniziamo con il mettere questo paccheri, questa calamarata all'interno del piatto. Vedete che profumo, ragazzi, che profumo che viene su, che delizia, mamma mia, ma che cosa non è, ma che cosa non è. L'assaggio, scusatemi, devo fare subito la prova dell'assaggio perché qua insomma è roba seria. Allora che buona. Guarda il tentacolo, perfettamente alla sua forma. Un burrito, che delizia. Lo quiero mucho, la prossima video ricetta lo sai come si fa, devo andare a mangiare.